Ragazzacci, buona giornata. Scusate l'assenza, ma nelle ultime 2 settimane il casino che ho fatto con i cellulari, la metà bastava sicuramente. Perso gli ultimi 4 video. Il problema è che la barba non cresce velocemente, sicché devo aspettare sempre 2 o 3 giorni prima di fare un video. Il primo perso perché mi ero dimenticato di accendere la seconda camera. Dopo c'è stata un'attualizzazione del telefono e mi ha sconfigurato l'autofocus e i 2 seguenti video persi per problemi di sfocature. Il video si vedeva tutto sfocato. Infatti uno dei 2 lo misi sul gruppo Telegram e l'hanno visto i ragazzi, ma era tutto sfocato, era un casino. E l'ultimo di 2 giorni fa non mi ero accorto che il secondo telefono aveva poca batteria. Dopo essere riuscito a sistemare il focus sul primo telefono, si è spento il secondo telefono, non me ne ero accorto, sicché non ho potuto montare il video nemmeno di quello, sicché 4 video persi. Se oggi riuscite a vedere questo, vuol dire che finalmente ce l'ho fatta, vabbè, proprio alla fantozzi veramente. Allora, fra un po' finisco il sapone, perché tutti i video li ho fatti con questo sapone. Non riesco a portarlo in video, ragazzi. Menta e flore e fiori di IB Cosmetics. Allora, sapone, come tutti questi saponi, viene a pasta morbida. La profumazione mi ha stupito, perché è vero che è leggera, però vi dico, era quella che forse mi attraeva meno. Fatemi mantenere ora, quando si spenge il monitor, la camera, fatemi riattivare il video per essere sicuro che il telefono rimanga infuocato, perché sono traumatizzato, ve lo dico. Invece è una delle profumazioni che più mi è piaciuta. Allora, avevo paura di sentire troppo la menta, come non sono amante della menta nelle profumazioni, però no. La menta dà solo un tocco fresco e il sapone ha un bouquet floreale molto elegante, veramente. Mi è piaciuto tantissimo. Mia moglie ha il profumo e gli è piaciuto tanto, anche a lei. Però quello che ho sentito, tanto nel profumo come nell'aftershave, rispetto alla profumazione del sapone, ma lo già, questa è la 5ª volta che lo uso, è che le sento più dolci. Il sapone lo sento meno dolce, più fresco il sapone e più dolciastra invece la profumazione dell'after e del profumo, che comunque rimangono ottimi. Allora, vedete che abbiamo oggi un nuovo rasoio, però prima di farvelo vedere fatemi mettervi gli inci, così sono sicuro che se la camera sfoca, come ora ho il monitor acceso, lo vedo. Questo è l'inci del sapone. Questa è la Formula 2000 e vedete, ha sfocato, vedete? C'ha ancora problemi con l'autofocus. È un casino, non lo so come mai. Dopo l'ultima attualizzazione fa così il telefono, non riesce più a cambiare il focus. Per questo non me ne ero accorto. Negli altri, come mi si spenge lo schermo e ho perso così i video, rimanevano tutti sfocati. Ora ho scoperto che se lo riattivo 2 volte, già dopo la seconda volta non si spenge più il monitor, e allora riesco a vedere se sfoca o no. Avete visto la prova che non vi sto dicendo bugie, ma veramente ho avuto problemi col telefono. Va bene, allora mettiamo a sciogliere un pochino il sapone in ciotola, fatemela quadrare sotto la camera. Prendiamo come sempre all'incirca la mia dose di sapone. So che qualcuno si è lamentato con questo sapone che ha avuto difficoltà di montaggio o montaggi un po' vaporosi. Vi dico, ragazzi, questa è la mia 5ª volta e nelle prime 4 non ho avuto assolutamente problemi. Vedete che io ho un'acqua che ci posso tenere tranquillamente la mano, ma io penso sarà sui 35 gradi, ma forse anche meno. Noi teniamo lo scaldabagno solo per stemperare l'acqua fredda. E come c'è l'aria condizionata, le pareti sono fredde e a volte l'acqua fredda, specialmente la mattina, è parecchio fredda. E allora da un po' noia, allora solo per stemperarla usiamo l'acqua calda. Però vi dico, un'acqua che ci si tiene la mano tranquillamente, non diventa nemmeno rossa.
però io la uso questa acqua tiepida un pochino per aiutare a sciogliere i burri. E vi dico, con questo sistema non ho avuto assolutamente nessun problema in montaggio. Mi sono dimenticato il pennello. Allora, siccome l'altra volta il sapone Riviera l'ho usato con un tasso, questa volta usiamo un sintetico e poi il prossimo lo usiamo con un maialozzo. Allora andiamo, mentre un pochino si scioglie il sapone in ciotola, fatemi riaccendere lo schermo, che già dopo questa seconda riaccensione in teoria non dovrebbe più spengersi. Allora vi faccio vedere qui sulla seconda camera, vedete la scatolina Rockner. Questo viene certificato con il suo numero. Questi rasoi sono stati, fatemi andare sulla camera principale, anche se poi romperà le scatole il focus. No, l'ha preso. Allora, questi rasoi, ragazzi, sono del 2016. Infatti c'è scritto MDSP 2016 DR. E sono stati, forse erano rasoi che non erano stati venduti, non lo so. Dice che sono stati rimanufatturati. E li sta vendendo The Razor Company, sotto i $100 stanno. Un rasoio completamente in acciaio inossidabile, pesantissimo. Ora non mi sono dimenticato di pesarlo, ma ragazzi, così a occhio sta sopra i 100 grammi. Peso, veramente peso. Questo rasoio, a differenza di tutti gli altri rasoi, non si apre per montare la lametta. La lametta semplicemente, fatemi prendere una già tagliata, questa è stata spaccata, ne ho bisogno di una che sia, no, non ce l'ho, sono tutte spaccate. Va bene, lo facciamolo allora, via, oggi stiamo a fare un gran casino. Prendiamo una lametta, la spacchiamo a metà, si piega, ok, la lametta si è rotta e in teoria la lametta si dovrebbe inserire, vedete? Mi devo togliere gli occhiali, scusate, non vedo niente, stanno da lontano. Si deve inserire dentro a questo taglio che ha e deve entrare. L'unica cosa è che quando la lametta è spezzata, specialmente quando è quella più, una delle due pezzettini che si rompe, normalmente ha più giro, a volte è problematico metterla dentro, mi sono reso conto. Cioè che sarebbe meglio magari tagliarle con le forbici invece di spezzarle così a metà, o se no usare lamette che vengano già, le mezze lamette, ecco, che non hanno questa piegatura. Perché vi dico, avevo provato con una lametta spezzata l'altro giorno e non ero riuscito a montarla, deve essere che era quella più piegata, oggi ce l'ho fatta. Però vedete che il sistema di fissaggio è tutto lì, comunque rimane bella fissa. Io mi ci sono fatti i bracci con il rasoio e non ho avuto nessun problema, rimane dentro, non si muove assolutamente la lametta. È un sistema un pochino differente, diciamo, è molto, per chi ci vede bene è veloce, per chi ha problemi di vista non glielo consiglio, perché per metterla dentro non è tanto facile. Allora, il rasoio l'abbiamo montato, togliamo l'acqua al pennello che l'avevo messo solo per scaldare un pochino le setole e incominciamo il montaggio del sapone. Allora, come vi dicevo, qualcuno ho visto sui gruppi, anche su qualche video, che ha avuto problemi con il montaggio di questo sapone, in alcuni casi trovandolo anche un po' vaporoso il montaggio. Vi dico ragazzi, non ho avuto questo problema con il mio sistema di montaggio così in ciotola, rispetto addirittura alla formula 2003, quella la ultima, che è stata fatta, le ultime due profumazioni, ho visto poca differenza, forse fa un pochino meno schiuma questo, ma è veramente poca la differenza. L'unica cosa, ho visto che va un pochino lavorato così in ciotola, però guardate come sta montando. Guardate qua, che bella schiuma, che vi dico, io problemi di montaggio veramente non ne ho avuti. Ora vediamo
Allora, profumazione vi dicevo ragazzi che a leggere la piramide olfattiva, come c'era la menta, forse era quella che mi attraeva meno, però vi dico, cioè, è una profumazione spettacolare. È una delle quelle che mi è piaciuta di più addirittura, cioè per l'estate, specialmente qua che fa sempre caldo. Guardate che schiumadenza è venuta. Addirittura vuole più acqua. Sembra un talowato, schiuma bella densa, bella umida, si sente che ammorbidisce la barba. Vi dico ragazzi, eccezionale. E molte volte dipende dal tipo di montaggio, ci sono saponi che rendano bene con alcuni montaggi, altri rendano meglio con altri. Vi dico, con il mio sistema questi saponi vanno che è una bellezza. Con il mio sistema, come lo faccio io, perché lo fanno altre 1000 persone, non è che l'ho inventato io. Allora, Rocknell mezza lametta, come si chiama sto video? MDSP, sembra l'aereo da guerra. Allora, sui bracci il rasoio mi è sembrato molto molto delicato. Allora, anche sulla faccia sto sentendo questa sensazione. Comunque sento che il rasoio rade veramente bene. Unica cosa, sembra avere un martello con i piantachiodi. Ora io qua avevo un mega brufolo, non so se l'ho portato via o se è andato via. Sto lavorando al sole ragazzi, mi metto il protettore solare, ma mia madre mi chiama Carlo Conti da come sono nero. Magari nel video non lo vedete tanto perché ho la luce bianca che mi batte in faccia. E qui mi sono fatto un bel graffio, ho sentito qualcosa infatti. Non lo so se è stato con la punta della lametta, perché mi sa che è stato con la letta della lametta. Mi sono fatto un graffio, infatti ho sentito che non era qualcosa della lametta ma proprio qualcosa che mi graffiava. Come c'ha la letta piegata, e con questo rasoio ragazzi è meglio, ma proprio guardate, ma proprio graffiato la letta piegata del rasoio. Con questo rasoio bisogna usare le lamette già spezzate, mi sa. Fatemi prendere un pochino di... Ho sentito proprio che mi ho graffiato, perché stavo parlando e non ho gonfiato la guancia, l'ho fatta così, mi devo essere chiappato con la lametta, col bordo della lametta. Allora, il rasoio, vi dico, la lametta si sente appena, è veramente delicato, anche troppo forse. L'unica cosa, da stare attenti con questi beccucci che escano fuori, perché specialmente, vedete, questo che la lametta è piegata, tagliano. Guardate che graffio mi sono fatto.
c'è qualcosa che mi sta, sento che graffiando la faccia. Sapete cos'è? No, non è il beccuccio, non è il beccuccio, se no è che qui la lametta, vedete, non l'ho centrata bene e era parecchio in fuori da un lato e era con quello che mi stavo facendo del male. Sì, perché onestamente questo sistema di fissaggio è proprio una cavolata. Stiamoci un pochino più attento, perché mi sono fatto due graffi. Non era ben allineata la lametta, messa anche con buttare l'acqua è parecchio sporca, messo poi con gli occhiali che non vedo quasi nulla. Allora, adesso io vedete sotto il collo ho portato via boh, è veramente delicato, l'ho sentito quando mi sono fatto i bracci. Guardate, anche senza barba il sapone copre tranquillamente. Facciamo anzi una pulitina. Mi sono fatto due graffi in faccia. Un po' di acqua in più per far scorrere meglio il rasoio. Sapone ottimo. Allora andiamo di traverso, cerchiamo di non distruggerci. Ecco, qui mi sono chiappato con la letta sotto l'orecchio. Il rasoio, ragazzi, è un progetto un po' che gli ci voleva a fare 2 millimetri in più di testa. Almeno che la lametta entrasse tutta dentro, perché vedete rimane fuori come 1 millimetro e 1 millimetro di lametta e mi ha acchiappato. Allora, il rasoio, ripeto, è delicato, comunque mi sento abbastanza liscio, E guarda che mi ha fatto due bei graffi. Guardate là. Sporgano un po' troppo queste alette e poi sporge la punta della lametta, quello è il grande problema. Già so che la prossima volta che la uso devo stare più delicato, stare attento. Scusate i gridi, ma c'ho il nipote e il figlio giocando alla PlayStation. Piccolo punto rosso qua sotto. Comunque ragazzi, un pochino qui sotto manca, però per il resto diciamo abbastanza bene il rasoio. Per essere delicato, allora diamo una sciacquatina. Guarda che bei graffi mi ha fatto questo disgraziato. Guardate il sapone, vabbè, si può anche rimontare. E diamo una ripassatina.
bella profumazione, ottima. Allora facciamo qualche ritocchino, anche se a parte sotto il collo già ci siamo quasi. Come l'avevo sentito molto delicato sui bracci, ho voluto provarlo con la Wizmet per dargli un pochino di un aiutino. Sì, sotto il collo sta faticando. Guardate, anche qua vi avevo detto, vedete, qui si è stato con il bordo della lametta, guardate, ma graffiato. Qui bazza liscissimo. Ho paura ora andare vicino all'orecchio. Anzi, ci siamo. A parte i 3 grafiche, non è che me li sono fatti facendomi per colpa della lametta, se no per colpa della geometria del rasoio. È un po' una cavolata. Però sbarbata, infatti, a parte qua, zona branchie dove più di lì non va, è inutile che me lo passo, tanto mi vado solo a arrossire. Per il resto direi bene, 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 bene. L'unica cosa, questo sistema con questa lametta che esce così. Non ci siamo perché è troppo facile farsi male, guardate, va. Mi sono fatto il tagliettino qui dietro l'orecchio, ho sentito quando mi ha picchiato la lametta, il bordo della lametta, e qui sulla guancia me ne sono fatti 2 addirittura. Perché uno dice, beh, potrei tagliarle con le forbici, però se le taglio con le forbici poi non tolgo più la lametta. Il problema è che la lametta, vedete, va presa così e si tira fuori. Vi dico, il rasoio, ragazzi, rade bene. Barbata è stata molto buona, l'unica cosa è che con queste alette così fuori è un casino. E poi non solo le alette, se no che la puntina della lametta rimane anche quella fuori dal cap, e dove qua, come non avevo gonfiato la guancia perché stavo parlando con voi, avevo il buchetto, ma pac, quando sono andato giù mi ha graffiato. Magari se tenevo la guancia gonfia non mi succedeva, però no ragazzi, no, non lo so, secondo me non vale la pena. Magari sarebbe bastato avessero fatto un paio di un millimetro in più, perlomeno per chiudere l'angolino della lametta, perché tipo un manolivera, quelli con la punta quadrata, infatti se uno non sta attento tende a graffiarsi anche con quelli. Vedete che in rasatura l'unico puntino rosso che mi sono fatto è stato qua, per il resto, cioè questi qui sono graffi dovuti a questa geometria strana della lametta. Comunque ragazzi, la sbarbata veramente ottima, cioè sono qui sulle guance, mento, baffi, BBS. Appena
ma ora lo sto sentendo anche meno. No ragazzi, ottimo, ottimo anche sotto il collo, già la pelle si è come che ritirata, ottimo. Allora, non mi metto oggi, devo asciugare un pochino del lavandino se no mi bagno tutto, non mi voglio mettere oggi al lume di rocca perché questi saponi del Bianchi ragazzi sono una crema facciale, una crema per la faccia. La pelle è fantastica, non ci sarebbe bisogno di aftershave. Qualcuno mi ha criticato, diciamo. Avevo avuto uno scambio di idee sull'altro video sopra il prezzo dei set, dei saponi, non solo di questo, in generale, che si lamentava che il prezzo della roba da barba sta aumentando tutti i giorni. È vero, però è anche vero che la qualità dei prodotti anche sta aumentando. Il vantaggio che io vedo è che in commercio ragazzi ci sono prodotti da poco più di €1 fino vabbè, questi prodotti che rispetto a questo il prezzo sono 4 volte più alti addirittura, sicché c'è scelta perché anche i prodotti a basso costo ce ne è veramente tanti nel mercato, ognuno compri quello che vuole. Con relazione criticava anche gli youtuber, io parlo per me ragazzi, nessuno mi regala niente, io compro tutto. Se mi regalassero qualcosa non lo porterei in video assolutamente, perché il mio giudizio non può essere, se qualcosa è regalato non può essere uguale a che se l'ho comprato, va bene? Vedete, io non sono uno che tende a criticare molto i prodotti, però se ci fosse qualcosa che non va, se l'ho comprato lo dico, se me l'hanno regalato vi dico onestamente io non avrei il coraggio di dirlo, sicché non farei video se mi regalassero qualcosa. Tutto quello che porto in video è perché lo compro, dico la mia e vi faccio vedere quello che io compro per me, va bene? Non sto facendo pubblicità a nessuno e non sto incitando a nessuno a comprare questi prodotti. Se li volete provare, provateli ragazzi, se volete farvi la barba con ProRaso, fate la barba con ProRaso, fate anche bene, fate quello che volete. Io solo vi faccio vedere le cose, poi ognuno avrà l'intelligenza per scegliere quello che vuole comprare o quello che non vuole comprare, dipendendo anche dal suo portafoglio, va bene? Allora, approfitto di questo proprio per criticare questo rasoio ragazzi, guardate che graffi mi sono fatto in faccia, 3 graffi, potrebbe essere anche colpa mia, in parte sicuramente, non conoscevo il rasoio, era la prima sbarbata, però ragazzi dopo aver provato più di 100 rasoi vi posso dire la mia, c'è qualcosa che non va, questo sistema di fissaggio così con le alette fuori della lametta, scusate, la mia opinione è questa. Io non ve lo consiglio questo rasoio di comprarlo. Ora se lo volete in collezione io l'ho voluto prendere perché dei Rockner bene o male c'ho tutta la serie, dal regolabile al single age con le lame Artist Club, c'ho il DE che non è regolabile, che l'ho voluto prendere, poi il prezzo insomma sotto i $100, un rasoio tutto in acciaio inossidabile, 316, insomma ci sta. Però onestamente è un rasoio, dico, sui bracci non ho avuto problemi, però qui oggi mi sono fatto 3 bei graffi. Certo, la prossima volta ci starò molto più attento sicuramente, lo userò con la lametta già pretagliata o la taglio con le forbici, no piegata così perché ho visto che è ancora un pochino peggio così. Però insomma ragazzi non mi sembra che sia un rasoio che, cioè io non ve lo consiglio, poi se lo volete prendere ragazzi fate pure. Però insomma vedete che è un rasoio che richiede un po' troppa attenzione a cose che vanno addirittura fuori qua della rasatura, cioè devo stare attento a non passarmelo vicino all'orecchio, c'ha poco senso. Allora andiamo al sapone A e B Cosmetics. Ah ragazzi, non mi sono messo l'after, e chiacchiera. Allora io ho lisciavordo, anche se credo che questi non ne hanno bisogno. Allora, botta di alcolica iniziale, sento leggermente bruciare, specialmente dove c'ho i graffi. Allora, after che praticamente si è già assorbito, asciutto, non lascia niente di olioso. La profumazione dell'after è molto più forte, la sento rispetto al profumo
molto più intensa, e come vi dicevo questa la sento più dolce rispetto al, al sapone, però piacevolissima, piacevole, però sì più dolce, il sapone la sento meno dolce. Allora qui ci sento sempre la nota floreale. Io la nota di menta non la sento, lo che sento è la frescura della menta, sento qualcosa di fresco però differente al mentolo, molto piacevole, dico, per l'estate spettacolare. E sento questa nota floreale, magari qualcosa di legnoso ma leggero, cosa che non sento nel sapone. Nel sapone sento una nota di fiori però molto delicata, piacevole. Veramente mi è piaciuto tanto questa profumazione. Il sapone, ragazzi, è fantastico, cioè, ora poi specialmente con l'after la pelle è fantastica, elastica proprio. A volte ci sono dei saponi che seccano un po' la pelle, quando uno stira scusate, sente la pelle che sta tirata, invece la sento come se mi fosse messo una crema idratante veramente eccezionale. Pennellino, ragazzi, questo è un Elite Razor, fanno pennellini molto bellini, manici molto bellini anche a buoni prezzi. Io ci ho montato un Tuxedo che secondo me è uno dei migliori sintetici che ho provato, pennello che monta anche le pietre, avete visto che è fantastico. Comunque l'altro sapone, che è della stessa generazione, lo proveremo con un maialozzo la prossima volta. Va bene, allora prodotti sicuramente raccomandati, ragazzi, fra i top dei saponi italiani. Beh, spero che oggi riuscirete a vedere il video anche se con qualche graffio, però sembrerebbe che questo è acceso, questo sta registrando. Oggi ho visto che dopo 2 volte che mi si scurisce lo schermo posso, se lo riattivo poi non scurisce più, sicuro gliela metto in tasca, quando sfoca riesco poi a rinfocarlo io. Sì che ci siamo. Allora mi rimane solo montare il video, editarlo e poi caricarlo su YouTube. Ragazzacci, grazie come sempre, scrivetemi sotto i commenti cosa ne pensate anche di questo rasoio. A qualcuno gliel'ho visto usare, mi sembra nel gruppo Passione Rasatura, però so che non ce ne devono essere molti in circolazione, ma meno male perché un pericolosi. Ciao ragazzi, ci vediamo alla prossima.